Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Federico. Buongiorno a tutti. Un VIP del canale YouTube. Ci si prova. Parlaci un po' del tuo canale, Federico. Allora, io ho un canale che si chiama Recensione Smart, parlo di auto in generale, anche qualche video di moto, però principalmente auto, pregi, difetti, recensioni veritiere come sempre e poi ogni tanto facciamo le interviste al proprietario, un po' come facciamo qui insieme quest'oggi. Ok, uscirà o è già uscito un video dove parlo della mia capture nel tuo canale. E quindi andate a vederlo nel suo canale, appunto Recensione Smart, comunque lascerò qui il link in descrizione. E poi anche lì è stata un'intervista al proprietario, che sono io, dove parliamo di pregi e difetti della mia capture. Io sono stato un po' cattivo, spero che tu sarai un po' più bravo. Buono, io sono buono. Meno male. Allora, innanzitutto, bene, ci siamo trovati e quindi vogliamo parlare anche un po' della tua Golf, perché non sei mai stato intervistato. Ufficialmente è la mia prima intervista, se mi vedete impacciato è per quello. Ok, quindi sei abituato a intervistare gli altri, anch'io sono abituato a intervistare gli altri, è un po' difficile passare dall'altra parte, comunque cerchiamo di essere più onesti possibili. Assolutamente. Bene, allora, parlaci un po' della tua Golf, che motore ha, quanti chilometri ha, quando l'hai presa e tutto quello che... Allora, io ho già avvisato Lorenzo che ho un po' da raccontare. Tanto da raccontare. Sì, troppo forse. No, allora, scherzi a parte, 1400, 125 cavalli, turbo benzina. Okay. E qua dirai, 125 cavalli, l'ultimo dei 1400. Io avevo detto, sì, prendo quello, il più rodato, il più tranquillo. Quando sono arrivato sembrava diesel, vero? Sì. È benzina. È benzina. Non so quale sia il problema, perché se chiedi a un tecnico ti dice una cosa, al meccanico ti dice un'altra, eccetera, eccetera. Forse gli iniettori un po' troppo rumorosi che vanno a rovinare il sound nella fase di guida. Ok, e come consumi, come siamo, per quello che hai provato te? Lorenzo, se partiamo come così... Guidi, cioè. Se partiamo così è solo un video dove parliamo male. No, sto scherzando. Allora, io ho superato da poco i 50.000 chilometri, ne ho fatti un bel po' insieme a lei, perché io comunque l'ho comprata usata, okay. Circa un paio d'anni fa più o meno, da un amico, da un'amica, quindi sapevo già come era stata guidata, eccetera, eccetera. Chilometri dipende. Dipende, perché lei è una campionessa se guidi tranquillo, ma anche una campionessa nei consumi se guidi un po' più frizzante. Ok, quindi c'è tanta differenza tra un piede pesante e un piede leggero, sì, diciamo sì, così. Sì. Sono 4 cilindri, su questo siamo tranquilli. Se guidi con piede leggero a velocità 70, 80, 90 km/h fai 5 litri per 100 km. Okay. Anche 4,9, 4,8, insomma intorno ai 20 per una Golf, sì. Assolutamente. Invece se spingi un po' di più, anche 7, 7,5 litri per 100 km, se spingi un po' di più, se esageri, vabbè, quello è un altro discorso. In autostrada per venire qui 6 litri per 100 km, a 130. Beh, buono. Con un po' di traffico, quindi sai, un po' acceleri, spegni, riattivi, eccetera, eccetera. Da dire che anche il cambio automatico, se non sbaglio. Cambio automatico, DSG, 7 rapporti, di nuovo iniziamo a parlare male. No, allora, il cambio funziona bene, sì. In generale mi tocco qualsiasi cosa. L'unico problema, io ho un difetto riconosciuto, ovvero il selettore del cambio. Okay. Che ogni tanto ti accende quella spia di avaria cambio o comunque di portare la macchina in officina che ti fa prendere un po' un colpo, specialmente se la guidi in città, dove il cambio marcia è un po' più frequente. Ho capito, quindi è diciamo un difetto riconosciuto che... Sì, allora non so se venga proprio riconosciuto dalla casa madre, però è successo a molte persone con la Golf 7, perché questa qua è il 7, non è il 7,5, se vedete un po' di vari inserti disegnati, eccetera, eccetera, è tutto messo dopo, non è il GT, stiamo parlando comunque del 125 cavalli. Bene, quindi qualcosina c'è da dire di questa Golf. Adesso io ho voluto fare questa recensione, a parte perché mi sono trovato con Federico, ma soprattutto per vedere anche gli interni come sono e quali sono i materiali di Volkswagen, perché tanti parlano ancora oggi, quando parliamo di auto e di altri brand, il punto di riferimento è Volkswagen o Audi o BMW, questi marchi tedeschi che tu cosa ne pensi? Allora, parlerò in maniera schietta e onesta, perché comunque, sai, magari qualcuno direbbe è un conflitto di interessi, se parla male di questi brand non lavora più con questi brand, essendo comunque noi colleghi test driver. Io in maniera totalmente onesta dico che io ci scherzo sulla macchina in generale, che faccio un po' il simpatico, i problemi del cambio, eccetera, eccetera, però a me in generale piace, cioè Volkswagen come gruppo in sé piace.
per le vetture che ha prodotto. Ultimamente rispetto magari alla Golf 8 io preferisco ancora la 7, proprio anche per la qualità degli interni o la qualità delle finiture, perché la Golf 7 è verniciata a immersione, adesso quella tipologia di verniciatura, la 8 invece, se non sbaglio, a spruzzo comunque è diverso. Anche la plastica interna, per me la 7 è molto bella rispetto magari alla 8 che è un po' più minimal, però anche la qualità dei materiali mi sembra migliore sulla 7, però in generale sono marchi che a me piacciono. Audi, ho avuto l'altro giorno l'RS3, follemente innamorato, ma anche della 3 in generale, e anche BMW, vabbè, lì ti diverti veramente tanto. Io ho fatto una recensione sulla BMW Serie 5 2000 turbo, cioè ragazzi, c'è poco da dire, i tedeschi le auto le sanno fare sì, e anche bene. Sì, ho fatto anche la recensione sull'ultima Tiguan di un amico 2000 turbo diesel e lui mi ha detto ad esempio preferivo la vecchia perché aveva dei materiali secondo me superiori. Sì, sì, è la differenza che vedi, io se qua apro è tutta verniciata anche internamente dove c'è il vano motore, mentre sulla 8 no, perché appunto la tecnica di verniciatura è differente, penso per risparmiare nei costi, non lo so. Ok, quindi è un mio pensiero, poi magari sì, mi sbaglio. Vedo che alcuni marchi stanno abbassando un po' la qualità, non lo so perché, se per costi o se non si sa. Sì, in generale si abbassa la qualità ma aumentano i prezzi, Esatto. Questo è il discorso che fanno tutti, però è vero che aumentano i prezzi ma aumenta anche la dotazione, perché io qui ADAS Zero. ho il segno della croce, se Ok. non il cruise control semplice e basta. Quindi adesso non hai niente, No, non hai nessun zero, sensore? zero. Sei fortunato. Dipende dai punti di vista. Sopporto. No, anche un ragazzo, Ivan Giussani, che saluto, lui aveva fatto l'intervista col classe A35 e lui diceva io magari a volte sono fastidiosi gli ADAS ma mi salvano la vita, perché dove le macchine sono sempre di più, traffico eccetera eccetera, la frenata d'emergenza assistita, quella a me manca tantissimo. Ok, ho capito. Sì, magari io per quello che la uso io l'auto come la uso io, magari gli ADAS sono una cosa in più, sì. Invece in fin fine sono una cosa che serve. Bene, io adesso farei un giretto attorno, l'auto è bella pulita, lucida, bei cerchi e guardiamo un attimo com'era e come è messa adesso dopo 8 anni. Quindi... Sì, dopo 8 anni, più di 50.000 chilometri. Vediamo un attimo com'è dentro. Io ci sto attento, la tengo sempre in box, cerco di tenerla sempre pulita, la coccolo. Ok, quindi la tratti bene, dai. Sì. Bene, adesso facciamo un giretto attorno e poi non facciamo una prova su strada perché comunque la Golf la conosciamo, è giusto per far vedere che un'auto di 8 anni può essere ancora presa tranquillamente come usato. Non penso che ti sei pentito dell'acquisto della Golf? Del motore? Di qualcosa? No, allora, facciamo una premessa importante. Io, come dicevo prima, ci scherzo, ma in realtà, in generale, io ho preso la Golf perché è quell'auto che comunque dà fiducia, ok? Sì. Nel senso che abbiamo visto Golf arrivare veramente a chilometraggi importanti nelle motorizzazioni diesel, fa anche bene nelle motorizzazioni a benzina, ma è quell'auto che puoi farci la qualsiasi. Puoi divertirti perché a livello prestazionale fa 0-100 in circa 9 secondi, supera i 200 km/h, il cambio è fulmineo, c'è qualche problemino su alcune vetture con la meccatronica, però per me funziona bene nel traffico, nel divertimento, nelle prestazioni. Se avrò mai un bimbo ci sta tranquillamente comodo, è l'auto perfetta, versatile, puoi farci la qualsiasi. Guidare è molto comoda. Qualcuno diceva che era una nave, che era scomoda. No, forse le sospensioni sono un po' rigide, ma perché ho i cerchi da 18 anche, che quindi fanno passare un po' di più. Però per me è un'auto attuale, cioè io sul mercato oggi la consiglierei a occhi chiusi. Ok, sì, giusto per dire, boh, vado a prendermi un'auto da 40.000 euro, perché non so adesso quanto costa una Golf così, saremo sui 35.000 euro minimo. Sì, più o meno. Che poi questa è la benzina, poi adesso ci sono anche tipo l'ETSI col mild hybrid, dipende, io così mi trovo benissimo, anche perché i consumi hai visto, cioè non sono esagerati. No, beh, penso che il diesel non faccia tanto di più. Allora, il diesel non so quanto consumi realmente, però del TDI in generale ne ho sempre sentito parlare bene, è proprio 400-500.000 km senza ombra di dubbio, i consumi sono assolutamente ottimi, poi in generale è un'auto che si lascia guidare molto, cioè piacevole. Bene, facciamo un giretto attorno e poi guardiamo gli interni. Partiamo dal frontale, come è solito da me fare, e intanto Federico ci racconta un attimo perché secondo me esteticamente vederla così, dalla Golf 8 a questa, io non vedo tantissima differenza. Sì, diciamo che le linee della 7 sono un pochettino diverse, sull'8 si è puntato un po' di più a modernizzare, molto diversa invece con l'8,5 che cambia parecchio. Come dicevo prima, questi qua sono tutti inserti estetici, giusto per renderla un po' Questi più aggressiva. aggressiva. Questi li hai fatti te? Sì, ho comprato
Sì, ok? sì, successivamente, per renderla un po' più cattiva, anche il logo nero l'ho messo io dopo. Cambia anche il paraurti rispetto alla 7, 7,5, quello della 7,5 è un po' differente. Qui i fari sono xeno, Ok. mentre le nuove versioni sono a LED. Gli indicatori di direzione sono alogeni, i sensori di parcheggio ci sono, anche posteriori, peccato invece per la retrocamera che io in questo caso non ho. Non hai la retrocamera? No, cerchi Ok. da 18, Belli questi cerchi qua. questi sì, Mi penso piacciono siano, tantissimo. penso siano tipo il richiamo al GTI se non sbaglio. Belli, Ehm, molto belli. Sul fianco destro sono graffiati, ma giuro che non sono stato io. No? L'hai presa già? Precedente proprietario. Infatti mi viene da piangere ogni tanto. È anche una ruota importante, 225 40 R18, una bella ruota. Questa anche è invernale. Sì, è invernale, devo cambiarle, ma penso che metterò sulle 4 stagioni, perché in generale cambiando spesso macchina con i vari lavori di test drive, la sto utilizzando un po' meno ultimamente. Bella anche dietro, anche il logo qui l'hai messo te nero. Il logo l'ho messo io, cosa importante, il vetro, essendo Sì. l'Highline, in questo caso io non ho i vetri oscurati, questo Ok. qui è un pannello, semplicemente oscurante, perché è un pannello e non la pellicola perché dà più privacy, è molto più, cioè fa passare meno lo sguardo. Anche questo messo io, mentre la pinna di scollo sopra era già così. Quindi Fari era già posteriori full LED. Ah, fari posteriori invece sono full LED. Sì. In questo caso sì. Ok. Quindi non hanno fatto i fari anteriori al LED, ma i fari posteriori sì. È qua il danno ma non l'artista. Ok, qua abbiamo un cerchio un po' rovinato, ma vabbè, insomma fa parte del gioco, diciamo così. Vedete che comunque come linea, anche quella nuova non è... Vi sto dicendo questo perché? Perché comunque un'auto usata secondo me è ancora attuale, Volkswagen è sempre attuale, nonostante l'età, ecco, che comunque sono 8 anni, che non sono pochi per un'auto. Anche i freni sono a disco, sia la parte anteriore che la parte posteriore, sono sempre dei freni a disco e anche abbastanza importanti. Bene, adesso io guarderei un attimo l'interno per vedere come è messo. Partiamo diciamo dal pannello porta, che guardate, cioè, se voi vi dicono questa auto è vecchia di 8 anni, per me no, è ancora perfetto, non è neanche un po' rovinato, un po' qua, mi diceva Federico, ma proprio leggermente, no Federico? Sì, ho il vizio di tenere il braccio appoggiato lì ogni tanto, quindi magari un po' si va a rovinare con più facilità. Sì, ma secondo me è come nuovo. Qua vedete queste rifiniture qua, su certe auto di oggi non ci sono più, questo velcro che mettono per non fare le vibrazioni, non ci sono su tutte le auto. Ed è un particolare che secondo me fa proprio la differenza. Poi guardiamo il nostro cruscotto, anche qui è tutto perfetto, è analogico, che a me piacciono di più gli analogici che i digitali, Vero. non puoi cambiare la grafica, e questo è bello perché è un bel contachilometri col contagiri e tutto quanto. E poi abbiamo un super display, ma questo è originale suo. No, precedentemente se non sbaglio c'era il 6 pollici, questo qui è l'8, quello della 7,5, ho fatto io il lavoro, dai, Ah, ok. stato bravo. Sì, è stato un bel lavoro, veramente, si vede bello. E Sì, tra bello. l'altro si vede rosso, se qualcuno vuole sapere il motivo, perché con l'OBD ho messo che è l'infotainment del GTI, Ah, ok. quindi per renderlo un po' più sportivo, mettiamola così. Bello, hai fatto un bel lavoro comunque. Quella lì è la retrocamera che vediamo lì sopra. Sì, è la dashcam, l'ho montata io male tra l'altro, perché comunque ogni tanto magari le cambio per fare delle prove, però giusto per averla per sicurezza. Ok, molto bene. Cambio, che parlavamo prima, DSG a 7 rapporti. Mancano le palette perché in fase di configurazione non le hanno inserite, ma puoi comunque spostare il manettino e metterla in manuale. Ok, anche questo è un bel particolare, diciamo così. Climatizzatore automatico non bizona. Sì, bizona. È bizona addirittura. Ah sì, ha il doppio display, cambio automatico. Qui abbiamo il freno di stazionamento sempre elettrico, che vedete qui. Qui ci sono gli accendisigari. Poi, vista così, voglio farvi vedere un attimo la parte posteriore. Guardate, i sedili sono ancora praticamente perfetti. Adesso non so quanta gente fai salire dietro, Federico. Ma in generale quasi mai, sono sempre magari io e la ragazza, quindi solitamente dietro quasi mai nessuno. Unica cosa, al posteriore manca l'USB, però ci sono le bocchette di climatizzazione. Ah, ok, cosa non scontata per un'auto di categoria. Sì, vero. E poi luci a LED anche sopra nella plafoniera, c'è anche la plafoniera dietro. Sì. Eccoci Anche qua. le maniglie Anche le maniglie. e anche posteriormente c'è la moquette Nelle tasche nelle portiere, esatto. Ok, bene. E questa è l'auto, guardate, i sedili sono ancora praticamente perfetti.
È questo che volevo portarvi, è questo che volevo farvi vedere com'è l'auto. Quindi se cercate un buon usato, secondo me qua potete andare tranquillamente, anzi forse abbiamo più qualità che su certe auto di oggi che magari si fa pagare tantissimo. Eccoci qua, siamo alla conclusione. Questo video è giusto per farvi vedere come è un'auto comunque di 8 anni. Federico, ti ricordi quanto l'hai pagata, usata te? Sì, allora non ci credono quando lo dico perché comunque, io ripeto, è una persona che conoscevo, questa cosa qua mi ha aiutato sicuramente. Contando il trapasso, 16.300 euro, Ok, e l'hai presa quanti anni fa? un paio d'anni fa. Un paio di anni fa e aveva quanti chilometri? Circa 30.000 più Ok. o meno. Sì, sì, sì. Bene, quindi si può trovare un buon usato che potete andare ancora tranquilli a un prezzo alla metà di quello che costa un'auto nuova. Sì, all'incirca. ma soprattutto, come ci siamo detti anche prima, stanno tenendo moltissimo il valore queste vetture qua. Cioè, io sono stato fortunato, ma tranquillamente la trovavate anche a di più, anche 16,5, 17, 18, poi dipende dalle condizioni. Bene, sì, mi piace fare questi video qua, soprattutto vabbè, con Federico, che ormai lui è un... ho detto un VIP, Troppo ma... gentile, Lorenzo. ma è giusto per dire, tendiamo a dire, vogliamo dire la verità, cioè Sì. di come sono veramente le auto e i prezzi che sono andati alle stelle, e per noi comuni mortali È costano. difficile, È specialmente difficile. se hai famiglia e tutto. Sì, è difficile da acquistare, e quindi vedo che c'è una tendenza ad andare sull'usato. Sì, perché a parità di prezzo è conveniente, no? Prima parlavamo che la differenza magari estetica tra la 8 e la 7 non era così abissale, no? Sì. Se ci pensi però, una vettura del 2017 rispetto a una del 2011, c'è Sì. molta differenza, mentre oggi le differenze con gli anni si stanno quasi assottigliando, quindi questa forse è ancora moderna oggi, anche per la qualità degli interni, per la Madonna, è dotazione. perfetta. C'è anche Apple CarPlay e Android Auto, non è wireless e via cavo, ma sotto alcuni punti di vista va anche meglio così forse. Sì, cioè, dico, anche quando ho fatto la prova della BMW, erano già cose che non le vediamo ancora su tante auto adesso, e quindi è attuale e l'auto può andare tranquillamente. Bene, io ringrazio Federico Grazie a voi. per essere venuto nel mio canale, e che sono veramente orgoglioso di questo. E se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale e a quello di Federico. Grazie, completamente gratuito, diciamo. Ed è gratuito. Non si paga niente, canoni, abbonamenti, zero, ci aiutate Per soltanto. me hanno sbagliato a mettere iscriviti. Sì, è vero. Dovrebbero mettere seguici. Sì, supportami, non so, Supportami, qualcosa. fai qualcosa, però perché sembrano quasi un abbonamento. È vero, sono Invece d'accordo. è gratuito e a noi ci serve tantissimo. È vero. Bene signori, grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao.